Ciao, questo video sarà un pochino differente rispetto a quelli che avete visto finora perché non si parlerà di cucito ma si parlerà per la prima volta di maglia. Sono infatti riuscita a finire il mio primissimo maglione, questo che vedete, e quindi faccio il mio primo video ad argomento maglia. Per questo primo maglione che ho realizzato ho deciso di fare due video perché altrimenti verrebbe un video solo lunghissimo e noiosissimo. Nel primo video, questo che state vedendo, vi spiegherò come è nata un pochino l'idea di iniziare a lavorare a maglia, come ho fatto a convincermi e a mettermi lì a imparare appunto a fare la maglia e realizzare questo primo maglione. Vi spiegherò il processo che ho seguito per crearlo. Nel secondo video invece vi farò vedere quali sono le tecniche principali che ho utilizzato. Non è un video per spiegare come farle, anche perché appunto essendo neofita ed essendo la mia primissima esperienza non sono qua per spiegare niente a nessuno, sono semplicemente dei video che ho fatto per ricordarmi le tecniche e riguardarle in futuro, perché so già che me le dimenticherò, in modo tale da non dover chiedere mille volte alle persone mi ricordi come si fa questa cosa, oppure cercare mille volte tutorial. Mi sono registrata nei vari passaggi, quindi creerò un video con i passaggi principali. Prima di partire con questo primo video mi presento velocemente per chi non mi conosce, arriverà su questo video perché cerca informazioni sulla maglia. Mi chiamo Martina, sul web sono conosciuta come La Dulzatina, ho un blog di cucito dal 2014, anno in cui ho iniziato a cucire nel tempo libero come autodidatta, allora mi occupavo di altro, avevo un altro lavoro. Con gli anni poi mi sono specializzata in modellistica fino ad arrivare a essere libera professionista, ad aprire la mia piattaforma di corsi di cucito online che trovate su www.cucitoespresso.it. quindi se qualcuno volesse imparare a cucire o migliorare la propria tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, altrimenti mi trovate sul blog www.ladulzatina.com. Mi trovate anche su altri social, in particolare su Instagram, in cui condivido consigli di cucito e rispondo settimanalmente a domande di cucito e insomma molto altro. Torniamo adesso all'argomento di questo video, quindi la realizzazione del mio primissimo maglione a maglia, quindi il mio primo esperimento nel lavoro con i ferri da maglia. E parto da come è nata l'idea di imparare a lavorare a maglia. Mia mamma da sempre lavora a maglia, ha sempre preferito la maglia rispetto al cucito e ha realizzato per me, per mio fratello, per mio padre, per i miei bimbi tantissimi maglioni e lavori a maglia. Sin da quando ero bambina e anche ultimamente ha provato a spiegarmi come iniziare a fare i primi punti, come appunto imparare a lavorare a maglia, ma non c'è mai riuscita. Era più un blocco mio perché mi insegnava dei punti ma non avevo un progetto, e in più lei utilizza il metodo con i ferri lunghi tenuti sotto il braccio. Io ci ho provato, non mi ci sono mai trovata, quindi niente, fallimento, non ho mai trovato la motivazione per imparare veramente. Circa un anno e mezzo fa su Instagram ho pubblicato però questo post che trovate qua. Nel post indossavo un cappellino e una sciarpa che aveva appunto realizzato mia mamma per me e vi chiedevo qual era il trucco, quali erano i segreti per iniziare a imparare a lavorare a maglia, perché io non ce l'avevo mai fatta. E voi mi avete dato dei consigli molto interessanti che mi hanno aiutato ad arrivare fino a questo primissimo maglione. Tra i vari consigli, poi ve li metto tutti in un post nel blog, trovate il link nel box di descrizione sotto questo video, c'era quello di partire da un kit di maglia. Questo consiglio mi ha illuminata e a Natale 2020, quindi il Natale scorso, mi sono regalata un kit di cucito. Eccolo qui, questo qui è il kit che nelle mie ricerche ho deciso di acquistare, ed è il maglione chewing gum di We Are Knitters. Perché l'idea del kit mi è illuminata? Perché non avevo idea da dove partire. In un kit trovavo tutto all'interno e per il mio primissimo progetto mi sembrava la soluzione migliore, quindi ho deciso di seguire assolutamente questo consiglio che mi è arrivato. Ringrazio Fabiana che me l'ha dato su Instagram. Il kit è completo e contiene i gomitoli, quella che ho scelto io è un 100% lana, color vino vinaccia, contiene le istruzioni per realizzare il maglione, quindi come se fosse un cartamodello di cucito.
Contiene gli aghi per poi cucire i pezzi del maglione, contiene un'etichetta e inoltre si può scegliere se inserire all'interno i ferri oppure no. Io li ho inseriti perché non li avevo e ho scelto i ferri circolari. Perché i ferri circolari? Allora, come vi dicevo, avevo già provato ad utilizzare i ferri tradizionali, ma non mi ci ero trovata. Mi veniva da utilizzarli senza metterli sotto il braccio, quindi così direttamente davanti, ma erano lunghissimi e scomodi, non mi ci trovavo. Avevo visto le cugine del mio compagno, che sono bravissime, utilizzare i ferri circolari, quindi avevo già idea che esistessero e loro me ne avevano parlato molto bene. Inoltre avevo visto che erano corti e avevano un cavo, quindi per lavorare senza tenerli sotto il braccio mi sembrava la soluzione migliore. Quindi ho deciso di provare da quelli e devo dire che sono stati la svolta, mi sono trovata benissimo perché mi hanno permesso di lavorare in qualsiasi condizioni, anche con il bambino in braccio, la notte quasi sdraiata sul letto, insomma in tantissime posizioni. Sono stati comodissimi perché me li potevo portare in giro mettendoli nella borsetta senza appunto avere questi ferri lunghi che non sapevo dove mettere, e poi appunto, come vi dicevo, anche a livello di posizione ero molto meno rigida, quindi per me sono stati, diciamo, la svolta i ferri circolari. Vi spiego inoltre perché ho scelto proprio questo maglione, quindi il maglione chewing gum. Tra i vari consigli che avevo ricevuto c'era quello di non partire da un progetto troppo semplice, quindi di non aver paura di partire da un maglione, per esempio, e l'idea di realizzare sin da subito un maglione mi è piaciuta tantissimo, e inoltre di partire da un progetto con lana grossa. Quello che ho fatto è stato scegliere secondo questi consigli che mi avevate dato. Il maglione che ho scelto in particolare è semplicissimo perché è composto da 4 pannelli, un davanti, un dietro e le 2 maniche, quindi da 4 rettangoli che poi vengono uniti insieme. Mi sembrava assolutamente un progetto semplice ma dall'altra parte sfidante, perché dovevo imparare varie tecniche che poi vedremo appunto nel video successivo. Inoltre mi piaceva esteticamente, quindi è un maglione che metterei, e quindi ho deciso di partire da questo. La cosa bella di questi kit inoltre è che vi arriva il kit e ci sono poi online tutti i tutorial per imparare i vari punti. Potete acquistare il kit e andare a vedere i tutorial di tutti i punti, di come iniziare il progetto, insomma tutti i vari aspetti sul sito, in questo caso di We Are Knitters. Io ho guardato tutti i tutorial che mi sono stati utilissimi, poi però nella pratica in realtà mi sono fatta aiutare da Marta e Cecilia perché era più semplice, mi hanno appunto spiegato come partire, in particolare Cecilia mi ha spiegato come avviare e poi Marta mi ha spiegato tutti i vari passaggi che poi appunto vedrete nel prossimo video. Grazie Ceci, grazie Marta, siete state fantastiche. Quindi Natale 2020 ho acquistato il kit, estate 2021 mi sono portata questo kit al lago, Cecilia mi ha spiegato come avviare la maglia e come fare il punto legaccio, e Marta mi ha spiegato invece come realizzare il campione e vari passaggi poi successivi del confezionamento di questo maglione. Ho concluso questo maglione quest'inverno al lago, sono stata in quarantena una ventina di giorni e ne ho approfittato appunto per concludere il maglione. E quindi eccomi qui con questo primissimo progetto di cui sono felicissima. Adesso vi racconto un pochino com'è stato il processo di creazione di questo maglione. Per prima cosa ho scelto la taglia e ho realizzato il campione, nel prossimo video vi spiego come. Ho realizzato prima le 2 maniche e poi il davanti e il dietro. Perché ho realizzato prima le maniche? Perché Marta mi aveva spiegato che siccome era la prima volta che lavoravo ai ferri e la maglia, mi conveniva partire dalle maniche, perché se avessi avuto un punto irregolare avrei avuto tempo di allenarmi per poi passare al davanti e al dietro, che è quello più visibile. Sulle maglie, anche se il punto non era regolarissimo, si sarebbe visto meno. In realtà mi sono venute meglio le maniche rispetto al davanti e al dietro, probabilmente perché le maniche le ho fatte quest'estate al lago ed ero molto più in relax, mentre davanti e il dietro sono andata avanti a farlo a casa durante i ritagli di tempo. Questo autunno non è stato proprio tranquillissimo, quindi magari anche lo stress ha avuto
una parte nel non avere una mano proprio regolarissima. Una volta pronti i pezzi ho imbastito con le mollette che utilizzo per il cucito, queste che vedete, mi sono fatta aiutare dalla mia piccola aiutante, e ho fatto una prova per capire la vestibilità del maglione. Avevo lasciato le maniche più corte per capire la lunghezza corretta, quindi ho scelto di quanto allungare poi le maniche e ho proseguito con le maniche. Le maniche le avevo lasciate in stand by e le avevo messe su dei ferri fissi, quindi li avevo trasferiti dai ferri circolari a dei ferri lunghi tradizionali per poi ritrasferirli al ferro circolare e continuare. Ho aggiunto quello che mi serviva per arrivare esattamente dove volevo. Tornando indietro farei le maniche leggermente più corte, perché poi con il lavaggio mi si sono allungate di 2 cm circa, quindi tornando indietro le farei un pochino più corte. Una volta pronti tutti i pezzi ho poi cucito tutti i pezzi insieme, l'ho fatto di notte, quindi non ho un dettaglio di questo passaggio. La cucitura è venuta così. Ho poi lavato il maglione, la parte che mi terrorizzava più di tutte in assoluto, perché mi è capitato in passato di rovinare o deformare qualche maglione di lana. Però mi sono fatta coraggio e l'ho fatto. Ovviamente acqua fredda, sapone super delicato, l'ho strizzato poi pochissimo giusto per togliere l'acqua e in maniera molto delicata, e per asciugarlo l'ho messo all'interno di un asciugamano finché la maggior parte dell'acqua non è stata assorbita, poi l'ho lasciato ad asciugare in piano. Infine ho tagliato i fili solo dopo aver lavato il maglione. Ecco qui il progetto finito. Qualche considerazione su questo primissimo progetto a maglia. La parte più difficile è stata ottenere un punto costante, infatti ho un punto differente nel tempo e delle irregolarità nel punto stesso. Per esempio nelle maniche, le prime che ho realizzato, il punto era più regolare e ampio, mentre nel davanti e nel dietro il punto era molto più stretto e a occhio si vede. Inoltre mi è capitato di realizzare dei buchi. Questo perché? Perché con i bambini che mi chiamavano, insomma, ho dovuto interrompere il lavoro all'improvviso e quindi non finire il ferro, lasciare il ferro con un po' di punti da un lato, un po' di maglie da un lato, un po' di maglie dall'altro. Quando poi riprendevo a lavorare le prime volte non stavo a ragionare su da che parte era il filo del gomitolo, quindi mi è capitato alcune volte di invertire i due ferri, proseguire la maglia e quindi mi si creavano dei buchi. Dopo un po' avevo fatto un po' di ferri, quindi un po' di righe, guardavo e mi trovavo un buco. Questo perché ho invertito i due ferri. Invertendo i due ferri si formava appunto un buco come questo. Inoltre mi è capitata qualche maglia saltata o caduta, Marta poi mi ha spiegato come recuperarle con l'uncinetto. Io in realtà quello che ho fatto era disfare tutto quanto fino ad arrivare a dove c'era la maglia caduta e poi rifare le righe, quindi ho disfatto e rifatto molte volte. Inoltre il dietro in particolare non ero mai soddisfatta, non riuscivo a trovare una quadra perché avevo fatto le due maniche, mi ero stoppata per un mesetto o due, poi ho ripreso a fare il dietro, non riuscivo più a trovare un punto regolare che mi soddisfasse e quindi ho disfatto 3 volte il dietro. Alla fine mi sono rassegnata e l'ho fatto così com'era, anche perché mi hanno detto che poi lavandolo comunque si sarebbe un pochino stabilizzato. Per questo primo video sulla maglia è tutto. Io sono felicissima di innanzitutto essere riuscita a superare questo ostacolo del imparare a lavorare a maglia, perché non c'ero mai riuscita, e grazie ai vostri consigli, grazie ai consigli di Cecilia e Marta, grazie all'incoraggiamento di mia mamma, al fatto che avessi un progetto da concludere, ce l'ho fatta, ci sono riuscita. Il maglione che ho realizzato non avevo grosse aspettative, essendo il mio primissimo progetto, invece sono felicissima di come è venuto, mi piace veramente tanto. L'unica cosa che avrei cambiato è il giromanica, perché è un pochino troppo stretto, penso di averlo cucito troppo appunto stretto, quindi penso sia stato un mio errore. Se tornassi indietro lo farei leggermente più largo, ma non ho assolutamente voglia di scucire, me lo tengo così. Però niente, il maglione mi piace tantissimo e sono davvero felicissima, colore stupendo, come è venuto era proprio come l'avevo immaginato, quindi sono andata oltre le aspettative. Ci vediamo settimana prossima per il secondo video che realizzerò sulle varie tecniche che ho utilizzato per appunto ricordarmi in futuro come si avvia
come si avviano le maglie, come si fa il punto legaccio, come si chiude un pannello, eccetera eccetera. Se vi è piaciuto il video condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e ci vediamo prestissimo per il prossimo video. Ciao a tutti!